Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Avete letto bene? Oggi un video un po' particolare perché stavolta non parleremo di commissioni dal punto di vista dell'artista, ma dal punto di vista del committente. Negli anni mi è capitato spesso di ricevere commissioni da persone che non avevano idea di come si chiedesse una commissione, perché purtroppo non esiste una linea guida in merito, quindi ho pensato di crearla io. Primissima regola da seguire: conosci l'artista a cui stai chiedendo la commissione. Cosa vuol dire? Che se tu contatti Marco Sumà, questo fantastico illustratore, non puoi chiedergli di illustrare come Karl Knuth. Così come se tu vai da Karl Knuth, non puoi chiedergli di illustrare come Marco Sumà. Se vuoi un disegno alla Marco Sumà, vai da Marco Sumà. Lo dico anche perché è un po' svilente, molto svilente per un artista quando gli si chiede di fare una cosa che non fa, perché lui in quel momento si rende conto che tu non hai la minima idea di cosa faccia lui e non è molto rispettoso per il suo lavoro, e soprattutto perché accontentarti tu della copia di qualcosa, della simulazione dello stile di qualcun altro, quando puoi chiederlo all'originale a quel punto. Seconda cosa da sapere è: tu quando chiedi un ritratto, quando tu chiedi un paesaggio, una qualunque tipo di immagine tu stia richiedendo, puoi chiedere tutto ciò che vuoi. Nel senso, io credo che l'idea di ritratto sia un po' limitata a questa serie di ritratti che vagano nell'etere, che sono quelli più diffusi, del tipo fotocopia a matita della foto di riferimento, che io trovo di un'inutilità incredibile. Poi personalmente neanche mi piacciono, devo dire. Ma magari molti fanno questo genere di richieste perché non sanno che a un artista tu puoi chiedere tutto. Cioè, tu puoi chiedere di aggiungere degli elementi o di prendere ispirazione dal viso di una foto, ma non lo so, cambiare completamente le circostanze. Cioè, oppure dai all'artista tante foto di una persona e dici: guarda, a me piacerebbe un ritratto di questa persona che ha questa personalità, che fa queste cose qua. Fai tu, e anche lasciare la libertà artistica all'artista. Terza cosa da sapere è, senza ombra di dubbio, prendi il tempo, misura il tempo per le tue commissioni, perché ad esempio oggi è il 12 dicembre, non penserai di chiedere oggi un ritratto a olio per Natale. Vada per disegni, magari ancora un po' di tempo c'è, ma non pretendere di dire tu all'artista quanto tempo gli serve, quindi comunque imparate a dialogare con l'artista e chiedergli semplicemente: quanto tempo ti serve per fare questo? Se noi abbiamo questo lasso di tempo, cosa riesci a realizzarmi in questo lasso di tempo? E sicuramente l'artista vi indirizzerà verso la soluzione più giusta per il tempo che avete a disposizione. Altro punto fondamentale di cui parlare è sicuramente il prezzo. Chi stabilisce il prezzo? Come per qualunque altra attività, il prezzo lo stabilisce l'artista. E se state andando da un professionista e non da un cialtrone, non vi sparerà 1000 euro, a meno che voi non gli abbiate fatto una richiesta da 1000 euro. Da cosa può dipendere il prezzo di un'opera? Dalle dimensioni, ma anche dal soggetto. Un conto è che tu mi chiedi un ritratto 1 metro per 1 metro con una gigantografia di una faccia. Un conto è che tu mi chiedi un ritratto 1 metro per 1 metro con tutta la nostra famiglia e la casa dietro e la galassia, e poi non lo so, pretendere che io te la faccia per 50 euro. È come andare da un avvocato e dirgli: guarda, mi devi seguire per questa causa per 50 euro. Cioè, l'avvocato, a parte che ti spara fuori dalla porta, ma per l'artista sono sicura che molti di voi, se siete artisti, ve lo siete sentito dire.
un sacco di volte, oppure clienti che scappano al momento del prezzo. Quando chiedete una commissione a un artista, per evitare situazioni imbarazzanti riguardo al prezzo, si può partire, visto che non si può decidere appunto quanto deve costare un'opera d'arte, però potete fare un'altra cosa, potete dire: guarda, il mio budget è questo, con questo cosa posso ottenere, cosa posso fare, cosa possiamo fare, cosa mi puoi fare? E se è un professionista, anzi sarà contento di sentirvi dire questa cosa e sicuramente vi indirizzerà verso la soluzione più adatta alle vostre richieste, alle vostre esigenze. Ultimissimo punto che proprio ci tengo a dirvi. Se volete investire in un'opera, quindi se volete commissionare un'opera a qualcuno, commissionatela a un professionista. A me è capitato un sacco di volte che andando a casa di Tizio e Caio mi si chiedesse: cosa ne pensi di questo ritratto che mi ha fatto Tizio? Come ti sembra? Secondo te è bello? E poi magari era orribile e non sapevo come dirglielo, ma era abbastanza palese. E però questa è, diciamo, una condizione che si viene a creare molto frequentemente, cioè nel senso spesso io mi ritrovo davanti a dei ritratti fatti malissimo e spesso sono stati commissionati a Tizio e non a Caio per via del prezzo. Ora, questa è una cosa che mi rende molto triste, non soltanto per il fatto che magari vedo dei miei amici che sono dei professionisti con l'acqua alla gola perché non riescono ad avere commissioni e poi magari, non lo so, il cugino del dentista che dipinge per diletto, sfornare commissioni una dopo l'altra di pessima qualità solo perché costano poco. Ma ne faccio anche proprio un discorso di cultura. Passatemi il termine, se io contribuisco a diffondere immagini spazzatura soltanto perché costano meno, io abituo l'occhio dell'osservatore a immagini spazzatura, di conseguenza influenzo negativamente il suo occhio e di conseguenza influenzo negativamente la cultura, perché si abbassa proprio lo standard. E a un certo punto un artista farà veramente fatica a vendere le sue cose. E per farvi un esempio molto più semplice forse da capire, perché magari il mio discorso può sembrare polemico ma non lo è, vi faccio un esempio con la musica, no? Io quest'anno ho seguito X Factor, per esempio, e la maggior parte delle volte che qualcuno veniva rifiutato ai provini, veniva rifiutato perché era troppo bravo. E per me questa è una cosa abbastanza surreale, proprio totalmente, ma purtroppo è tristemente vera, perché quando, diciamo, è nata un nuovo genere musicale molto diffuso in Italia che non minerò, ed erano, diciamo, delle eccezioni artistiche, avevano anche il loro senso e il loro perché. Il problema è stato che, a furia di sentire quello, molti ragazzi si sono convinti del fatto che non bisogna più avere la voce per diventare dei cantanti, perché basta l'autotune, ad esempio, basta saper cantare in macchina per essere dei cantanti. E il fatto che molti fenomeni musicali abbiano abbassato il livello, adesso paradossalmente quelli che sanno cantare sul serio non vanno più da nessuna parte, e questa è una cosa agghiacciante se ci pensi. Altro esempio ancora, oggi guardavo un meme che da una parte ti fa ridere e da una parte ti fa pensare, che era tipo, proverò a mettervi un facsimile, no? I mobili che hanno lasciato i miei nonni e i miei genitori, i mobili che lasceranno i miei genitori a me. E non solo già di per sé l'immagine ti fa pensare al discorso di come tutti i campi artistici comunque facciano un percorso molto simile, ma d'altra parte io mi chiedo, a furia di non vendere più mobili come questo, non si produrranno più, non si sapranno più fare, perché io oggi mi chiedo quanti artisti del legno sanno ancora fare una cosa del genere e perché non la sanno fare più. E questo è quello che io temo
accada anche con l'arte. Per il discorso che vi facevo anche su forse nel video se l'arte figurativa non è più arte, nel senso, a furia di screditare la bella pittura, il bel disegno, quanto ci vorrà prima che nessuno sappia più fare la bella pittura e il bel disegno? Ve la lancio lì, questo spunto di riflessione, però riflettiamoci veramente quando ci accontentiamo di comprare una cosa brutta che costa meno, piuttosto che, cioè, una volta che fai un investimento in un lusso, perché l'arte è un lusso, non è certo un bene di prima necessità, se vogliamo, proprio nel senso però di possederla, perché di usufruirla è un bene di prima necessità, di possederla no. Quindi una volta che decidi di fare una cosa del genere, cioè, fallo con tutti i criteri. Detto questo, spero che il mio video non vi abbia triggerato, però mi sentiva di farvi questo discorso perché è una cosa che penso sinceramente che mi è molto cara, da artista ed appassionata d'arte. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanellina delle notifiche se non lo avete ancora fatto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e mi piacerebbe sapere cosa pensate di quello che ho detto nei commenti. Mi piace quando apriamo un dibattito e ci confrontiamo. Per la prossima settimana ho pensato, per chi rimane a vedere il video fino adesso, vi faccio un piccolo spoiler, se tutto va bene uscirà un altro video su un altro artista. Un artista che mi avete chiesto dall'inizio e che ho un po' rimandato perché è un artista a cui tengo particolarmente. È un artista che amo tantissimo e che è stato uno dei motivi per il quale mi sono iscritta poi effettivamente in accademia. Quindi per me parlarne è una responsabilità enorme, perché credo sia uno degli artisti veramente, forse l'artista che è stato raccontato peggio, e quindi per me rendergli onore la settimana prossima sarà veramente una responsabilità. Se hai capito chi è, scrivimelo nei commenti. Io vi lascio un grossissimo bacio e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!